impatto, allora, eccoci qui, è un pochino che non facevo video, scusatemi, ma sono stato molto impegnato perché sono iniziate le competizioni agonistiche del 2026, ho già partecipato alla prima tappa del campionato italiano DMR, ma c'è stato anche l'EOS e sono stato su ovviamente all'EOS e per un giorno sono stato ospite dello stand della Vector Optics. Come sapete io utilizzo le ottiche Vector Optics già da almeno un paio d'anni anche nelle competizioni agonistiche perché sono dei prodotti che trovo personalmente almeno davvero ottimi. Ora sono qua a parlarvi di una delle novità presentate appunto all'EOS. Sto parlando della nuova ottica sempre della serie Continental, quindi top line di produzione della Vector Optics. Sto parlando, dicevo, della 2-12x44 in primo piano focale con reticolo RAR, un reticolo molto particolare che si presta molto bene nelle applicazioni, diciamo così, dove è previsto un utilizzo parzialmente CQB combat, diciamo così, ma anche parzialmente tiro a media distanza. Intanto la vedete qua montata sul mio R15 perché io l'ho già utilizzata prima ancora che fosse, diciamo così, presentata all'EOS, quindi l'ho, diciamo così, testata in anteprima e l'ho provata proprio nella prima tappa appunto del campionato DMR. Ora molto velocemente vediamo cosa è contenuto, diciamo così, nella scatola insieme alla nostra ottica, poi andiamo a parlare diciamo invece in modo un pochino più approfondito dell'ottica e vi mostrerò anche alcune fasi appunto della tappa a cui ho partecipato appunto del campionato DMR, almeno la vedrete anche, diciamo così, in azione. Ed eccoci qua, quindi come al solito la Vector Optics ci offre delle confezioni molto belle, molto rifinite, eleganti, belle robuste, fanno davvero una bella impressione. Ma la cosa importante è che oltre a riportare il modello, quindi la serie Continental, il tipo di lenti che quindi sono in primo piano focale e il reticolo, quello che vedete qua, che qua si vede poco, adesso ve lo metto in grafica così ve lo spiego meglio, questo è quello che ho scelto io appunto per l'applicazione che mi serviva. Praticamente da quest'altra parte invece troviamo della scatola già una serie di indicazioni molto importanti appunto sulle caratteristiche dell'ottica. Ad esempio qua vediamo, ci dice che ci sono lenti di alta qualità. Nella serie Continental soprattutto le lenti sono prodotte in Germania, quindi lenti di altissima qualità, quindi alta trasparenza, resa del colore molto buona, definizione d'immagine molto buona. Poi ci dice che abbiamo lo zero reset, ossia quel meccanismo che è sulle torrette dei modelli, diciamo, top della Vector Optics, ossia quel pallino rosso che esce fuori e ci fa capire quando siamo effettivamente sullo zero e quanti giri invece abbiamo fatto durante appunto diciamo le escursioni che diamo appunto alla nostra torretta del verticale. Poi ci dice che il tubo è da 34, quindi abbiamo una bella escursione per quanto riguarda le meccaniche, quindi parecchi clic a disposizione. Ci dice che abbiamo addirittura lo zero stop che possiamo attivare o disattivare, quel meccanismo che ci permette quindi di non sbagliare mai a tornare al nostro zero, perché poi si blocca al momento che arriviamo appunto allo zero che abbiamo definito all'inizio. Ci dice che la trasmissione della luce è addirittura del 90%, motivo per cui ci sono appunto delle lenti di alta qualità, e appunto poi che le lenti hanno questo trattamento e questo tipo di, diciamo, di configurazione che fa sì che l'immagine abbia la minor distorsione possibile. Che altro ci dice? Importantissimo, che abbiamo una garanzia a vita del prodotto. Un'altra cosa molto importante è quella che sta scritta qua dietro, e cioè built without compromise, cioè costruita senza compromessi, ossia cercano di darvi, diciamo così, il massimo del prodotto che possiamo, diciamo così, acquistare. All'interno delle immagini, vabbè, molto belle a colori, quindi rifinita come confezione. Andiamo a vedere il contenuto. Dunque abbiamo qua subito un piccolo dépliant che ci illustra praticamente caratteristiche particolari riguardo quest'ottica, e poi abbiamo
il libretto di istruzioni, il mantenimento, l'utilizzo, il reticolo e tutto quello che vogliamo. Troviamo nella confezione anche dei tappi ad elastico che hanno questa plastica dove sopra c'è una pellicola che potete togliere, così non si graffia praticamente, e che sono trasparenti in maniera che possiamo ad esempio utilizzarla mantenendo questi montati in caso di pioggia. Molto carino, molto utile, io lo dico sempre, questi sono davvero utilissimi. Io, cioè, più ne ho più ne utilizzo, che esce fuori molto grande con il logo, e questi sono veramente utilissimi perché più ce n'hai appresso meglio è. Poi il fatto che si agganciano è carino perché praticamente li puoi attaccare al portachiavi, ma io li tengo attaccati direttamente sulle borse da trasporto. Poi troviamo in dotazione anche il tools per andare a svitare, smontare le torrette con le varie misure, ma carino che a parte che c'è un foro che anche questo si può agganciare praticamente tipo a portachiavi per non perderlo. Poi abbiamo una seconda torretta, quindi non ci fanno mancare niente, in dotazione, che è una torretta diciamo un po' più spartana, un po' più tattica. Possiamo montare una torretta molto più tattica, quindi la sostituiamo e in questo modo abbiamo una torretta diciamo più classica, più semplice, con una bella grip, e potremo quindi utilizzare questa invece dell'altra. Naturalmente, come sempre, ci vengono forniti anche degli anelli di montaggio, la versione XACU, che sono degli anelli davvero molto buoni, io li utilizzo sempre. Quindi devo dire, dotazione super completa. Non ve l'ho detto, c'è anche in dotazione il paraluce, non l'ho trovato qua dentro perché è già montato sull'ottica, in quanto l'ho già utilizzata come vi ho detto. Andiamo a vederla nei particolari. Ed eccola qua montata sulla mia carabina R15 MPA Ruger, che dire, bellissima, uno spettacolo, dai, questo non lo potete negare. Io ho lasciato montato il paraluce perché in condizioni operative, diciamo così, cioè quando ci si muove velocemente, il sole potrebbe capitare in posizioni scomode, meglio averlo montato, ma poi sopra ci ho messo l'adesivo che ci sta davvero bene, secondo me definisce tantissimo. Come vedete l'ho montata non con gli anelli che danno loro in dotazione, ma ho preferito utilizzare una monta monolitica di tipo cantilever, sempre della Vector Optics. Questa fa sì che io possa spostare, diciamo così, traslare un po' l'ottica in avanti, e me l'ha resa più comoda soprattutto perché in quelle competizioni bisogna agire molto spesso, molto frequentemente sulla leva di armamento. La carabina, come vedete, è super sicura, già controllato, non c'è nulla, camera di scoppio ovviamente libera, c'è addirittura la bandierina montata, è anche insicura. Questo lo dico anche per YouTube che ci guarda. L'ho preferito lasciare montata la torretta originale, quella con appunto lo zero stop, l'indicazione dei giri, perché mi piaceva più così. Vi faccio sentire i click. Cioè, senza neanche avvicinare il microfono, credo che li sentite benissimo. Sono davvero molto netti, molto ben udibili, e questo torna molto comodo soprattutto appunto quando abbiamo da fare abbastanza velocemente. Ma come è andata poi la competizione agonistica? Beh, ve lo faccio vedere perché quest'ottica mi ha aiutato anche a recuperare un pochino, perché all'inizio ho fatto qualche piccolo errore e si era messa un pochino male per me, ma grazie appunto alla mia Continental sono riuscito poi a recuperare, e andiamo a vedere com'è finita. Sei pronto? Sì. Stand by! Oh, cazzo. Qua devo tirare uno solo? L'altro l'hai tirato una missile. Sì, una missile.
Shooter ready? Ah, no, bravo. Fatto, stavo dentro. Shooter ready? Sì. Stand by! Stop! Allora, vi ho mostrato una sintesi, non ho voluto rendere il video troppo lungo. Come avete visto una gara, diciamo, abbastanza adrenalinica, molto movimentata, anche con delle piccole sorprese, tipo caricatori con proiettili non funzionanti, quindi inceppamenti e cose del genere. Molto molto interessante. Il tipo di competizioni di MR che piacciono a me. Alla fine mi sono piazzato in terza posizione, diciamo, sono comunque salito sul podio. Quindi diciamo molto soddisfatto, nonostante, come vi ho detto all'inizio, abbia fatto qualche piccolo errore che potevo anche evitare. Quest'ottica si è comportata davvero molto ma molto bene, la trasparenza e la definizione di immagine è davvero ottima, non posso dire meno di così, ma soprattutto il fatto che comunque parte da due ingrandimenti fa sì che si comporta quasi come una LPVO, ossia riusciamo ad utilizzarla quasi come fosse un red dot al minimo degli ingrandimenti, quindi anche per gli ingaggi molto vicini è comunque molto utilizzabile. Io sparo con entrambi gli occhi aperti, devo dire il campo visivo è davvero molto grande, si riesce a rimanere, diciamo così, sulla scena in modo assolutamente completo. Non posso che fare i miei complimenti alla Vector Optics, ha fatto di nuovo centro con quest'ottica che va a colmare quel divario fra LPVO e ottica classica, diciamo così, creando appunto questo oggetto di mezzo che per chi fa un tiro anche abbastanza lungo, diciamo così, anche con il semiautomatico, è davvero molto utile. Credo di avervi detto tutto quello che potevo su quest'ottica, in caso il video vi sia piaciuto mi raccomando mettete un bel like, se non siete iscritti iscrivetevi al canale, non perderete così tutte le novità che cerco sempre di portarvi, non solo per quello che riguarda ottiche ma un po' tutto il mondo, diciamo così, per quello che riguarda appunto l'ambito sportivo delle armi. E noi come sempre ci rivediamo presto qui su Sendit!